Ciao amici e amiche del segno della bilancia, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di agosto. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro ascendente. Insieme andremo a scoprire il vostro arcano del mese, le energie a livello generale, poi vedremo gli ambiti, amore, il lavoro e le finanze e infine i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Inoltre il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese, poi nel successivo avrà un bonus addirittura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. Vi ricordo anche che in descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi che utilizzo nella lettura con le recensioni e i link per acquistarli. E adesso procediamo facendo un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati. Voi a luglio avevate la carta del mago, sappiamo bene essere una carta di inizio, ma non solo, anche di abilità da poter sfruttare al meglio. Soprattutto ci suggerisce di fare attenzione alla comunicazione, può essere molto utile, la diplomazia, l'intraprendenza, la manifestazione di idee e proposte. Quindi questa era la vostra carta, adesso andiamo a vedere come prosegue, come evolve questa energia e quindi come sarà il vostro mese di agosto. Ricordo che questa carta la troverete alla fine del video, potete fare uno screenshot, tenerla con voi, meglio ancora se avete un vostro mazzo di tarocchi e vediamo qual è il vostro arcano. La carta del carro, io direi che è perfetta, soprattutto perché ci porta miglioramento e progressione. Essendo una carta di avanzamento, magari ci permette di portare avanti, quello che stiamo facendo, quello che stiamo tentando anche di costruire, di manifestare, nel concreto. Quindi c'è una conquista, c'è un'affermazione, c'è un riconoscimento, il prendere il controllo e visto che è una carta di movimento può anche riguardare i viaggi, gli spostamenti, bisogna fare attenzione un po' alla dispersione delle energie e quindi puntare un obiettivo e cercare con determinazione tutti i mezzi a nostra disposizione, però comunque di andare avanti, di progredire. Questa è la vostra carta. Adesso andiamo a vedere le energie a livello personale. Ovviamente è una stesa generica, però insomma con queste tre carte che andrò ad estrarre si può vedere tutto sommato che cosa aspettarci da questo mese. Abbiamo un punto di partenza con l'asso di bastoni che riprende quel concetto che avevamo visto precedentemente, quindi di intraprendenza, di inizio, di nuove opportunità, anche di idee, di ispirazione. Ci parla di energia creativa, quindi potrebbe esserci un nuovo progetto, potrebbe esserci anche una nuova spinta di volontà e di desiderio che ci fa superare un blocco, una stagnazione e magari è da qui che proviene la spinta giusta per procedere con il nostro carro. Abbiamo poi il cavaliere di coppe, quindi vuol dire che alcune cose forse possono essere incentrate su un tipo di atteggiamento o che cosa sta arrivando a noi. Magari, visto che è una carta di corte, ci può suggerire che dobbiamo adottare diplomazia, dobbiamo cogliere incoraggiamento, c'è l'avvicinarsi di un qualcosa di importante. Può essere una nuova conquista, magari da parte nostra, di una tappa importante del nostro percorso, può anche riguardare anche una persona che
si avvicina a noi o si riavvicina dopo una fase di allontanamento, potrebbe esserci una richiesta di scuse o quantomeno cercare un accordo, una pacificazione, eccetera. E poi infine ci sono un po' delle energie bassine che possono riguardare qualche preoccupazione. Quindi quando salta fuori il 9 di spade dobbiamo attenzionare l'ansia, il sovraccarico, lo stress più che altro, alcune preoccupazioni e problemi e cercare di non ingigantirli, di non esagerare, di non ampliarli, ma di razionalizzare il più possibile e cercare di affrontare con lucidità e chiarezza, quello che appunto si presenta davanti a noi. E adesso procediamo con l'ambito amore. Vediamo in questo ambito alcune cose che possono far riferimento anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Ovvio, noi ci soffermiamo maggiormente sulla coppia e single. Partiamo con questa regina di coppe e poi troviamo 6 di spade e infine il 9 di spade, che qui abbiamo la stessa energia, quindi vuol dire che soprattutto verso la fine del mese c'è qualcosa che deve essere attenzionato, una preoccupazione, a volte riguarda i nostri incubi, quando abbiamo delle sensazioni, delle emozioni che sono negative o sono tossiche e per questo devono essere osservate per far sì che alcune cose non vengono ingigantite. Certe volte si possono anche purtroppo ahimè realizzare le nostre ansie, dobbiamo cercare di non alimentarle ulteriormente. Non vuol dire il peggio del peggio, assolutamente no, magari quando salta fuori allora ci fa capire che già nel corso del mese approfittare di alcune cose che riguardano la gestione delle nostre stesse emozioni. Abbiamo la regina di coppe che parla di intuizione, parla di premura, di comprensione, di saggezza, di sensibilità che forse deve essere protetta, oppure aver fiducia o chiedere e anche aiutarsi, quindi aver massima disponibilità e attenzione e quindi poi magari alcune cose effettivamente si possono evitare. Magari ci sono alcune cose che possono riguardare alcuni progetti, alcune idee, visto la presenza di spade, sono pensieri, sono idee, sono cose che noi stiamo valutando o programmando e allora magari cercando di valutare attentamente, di soprattutto con il 6 di spade lasciarsi alle spalle il passato, si possono superare degli ostacoli, quindi qui c'è una fase importante di transizione, di passaggio, di allontanamento e ci si deve mettere nelle condizioni di aprirsi alla curiosità, all'esplorazione, al qualcosa di nuovo, anziché poi fermarsi e bloccarsi. Quindi direi che questi sono passaggi importanti per evitare soprattutto che ci sia questo passaggio proprio alla fine. Per quanto riguarda i single troviamo l'appeso, l'imperatrice e poi il cavaliere di bastoni. Allora, qui come potete vedere, cioè le energie sono abbastanza altalenanti e forti perché abbiamo un passaggio dove con l'appeso alcune cose possono farci paura oppure sentirci sospesi in cose che magari non ci soddisfano, non ci fanno stare bene. Allora, bisogna fare una differenza perché se state conoscendo e frequentando, diciamo, una persona, allora le cose potrebbero essere abbastanza altalenanti. Questa è una pausa che non deve spaventare se magari, in quella fase iniziale di conoscenza, non si ha la possibilità magari di sentirsi sempre o di vedersi e quindi si prendono le cose un po' con le pinze e quindi è una fase naturale però le cose possono
poi riprendere e avanzare, quindi potrebbe esserci un ribaltarsi di alcune situazioni che non mi convincono tantissimo all'inizio. Se non c'è nessuno, effettivamente l'appeso può indicare una fase di frustrazione, e però indica anche un passaggio, nel senso ci invita a guardare le cose da un'altra prospettiva, può esserci proprio un possibile cambiamento, e abbiamo un'evoluzione con un'espansione, cioè la possibilità di incontrare, di vedere, di sperimentare anche nuove situazioni che secondo me possono aprire quelle conoscenze. Quindi quando si apre la socializzazione sicuramente abbiamo più opportunità magari di incontrare qualcuno di interessante. E adesso procediamo con l'ambito, quello più pratico, del lavoro e delle finanze. Partiamo con la regina di bastoni, quindi si conferma all'inizio per voi quell'energia di fuoco che può dare una spinta. È vero che è una carta di corti, quindi come regina ci può indicare da parte nostra un tipo di atteggiamento molto, molto presente, molto preciso, soprattutto osservare, attenzionare, cercare di utilizzare il più possibile la praticità, di non lasciarsi sovrastare dalle emozioni. È vero che, come abbiamo visto, soprattutto verso la fine del mese potrebbe esserci una fase un po' preoccupante, però loro vi stanno già dicendo che questa è una preoccupazione che potete lasciarvi alle spalle. Magari pensateci bene, se c'è una fase del lavoro che è diminuito, oppure una fase in cui alcune dinamiche lavorative sono poco chiare e quindi temete il peggio, e tante tante altre situazioni, anche se avete altri progetti che non decollano, oppure alcune cose che non funzionano in senso lato, vedrete secondo me che è solo una vostra preoccupazione e vedrete immediatamente un qualcosa di positivo. E infatti il Fante ci parla di quelle novità, di quelle notizie, di quei messaggi e di quelle cose che portano entusiasmo e energia positiva e un coinvolgimento nel lavoro stesso e in vari progetti che magari avete in mente. Se state valutando di fare dei cambiamenti, tipo ricerca di nuovo lavoro o anche possibili investimenti, anche se ad esempio volete riprendere studi, fare degli stage eccetera, potrebbe essere il momento giusto per magari valutare, prendere in considerazione qualcosa, raccogliere informazioni, perché come vi dicevo questa fase, poi soprattutto per chi è in cerca, indica il mettersi in moto e quindi mettersi in sfida, accogliere una sfida con il 5 di bastoni, però come si vede è una fase di raccoglimento, quindi importante per sviluppi futuri. Quindi se voi veramente state pensando a queste cose è il momento giusto per farlo, perché magari si può trovare già un'occasione interessante, forse una figura vi può aiutare, forse magari da parte vostra l'aria che è presente appunto in queste carte di spade indica la razionalizzazione, la logica, la ricerca, l'essere molto, molto precisi, molto chiari, soprattutto su come vogliamo procedere. È ovvio che da queste carte in realtà non si vede una vera e propria novità, quindi se avete avviato già una serie di colloqui, se siete in attesa, magari si può protrarre ancora una fase di attesa, forse perché un po' è agosto, un po' è estate, un po' ci sono queste dinamiche che si bloccano, ma con pazienza vedete che poi le cose si andranno a sbloccare. E adesso insieme procediamo con la parte finale e i segni zodiacali da attenzionare. Troviamo l'Ariete, poi abbiamo
Venere, che si riferisce alla bilancia e al toro, e poi gemelli. Quindi le cose importanti da attenzionare, con alcuni segni, questi sono quelli dominanti, però in genere anche che cosa aspettarsi. Vediamo apertura, socializzazione, possibili nuove collaborazioni o comunque comunicazioni, di fare attenzione, di giocare un po' di astuzia, soprattutto con alcune persone che possono avere un atteggiamento un po' troppo critico, dominante o eccessivo nei vostri confronti. Quindi aprirsi sì, ma cercare di valutare, come abbiamo visto, essendoci il caro sin dall'inizio, che è la vostra carta, l'intraprendenza, il cercare di portare avanti, di raggiungere degli obiettivi o comunque incominciare a fissare degli obiettivi, lo potete fare anche non solo forse grazie a qualcuno, ma soprattutto circondandosi di persone che possono sostenervi, che possono proteggervi e aiutarvi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via, perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di agosto, ciao!